Che cos'è la geografia? Ve lo siete mai chiesti? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. A geografia, attenzione, non geografia. La geografia è una raccolta di testimonianze, di scritti, di epigrafi, di effetti personali che commemorano chi merita ossequio e venerazione. Ma di chi stiamo parlando di preciso? Scopriamolo insieme. È l'etimologia a spiegare magnificamente cosa sia la geografia. Da dove deriva dunque questa parola e cosa significa davvero? La geografia è una parola di uso recente nella lingua italiana, anche se le origini sono molto antiche. Viene dal greco, dall'accostamento tra un aggettivo, agios, che significa santo, puro, venerabile, e un verbo, grafo, che vuol dire scrivere. La geografia è dunque la scrittura sui santi, lo scritto in onore di un santo, la biografia celebrativa che ne glorifica la memoria. Ma geografia non è solo la singola opera, è anche un genere letterario, la raccolta delle vite dei santi in generale. Vita, opere e miracoli di figure religiose esemplari. La funzione è didattica per diffondere la fede cristiana e ispirare i fedeli. Così le virtù e le gesta sono memorabili, i simboli e gli elementi leggendari sparsi ovunque. Pensate alla geografia di San Giorgio quando sconfigge il drago, una storia allegorica che parla di coraggio e di fede, ma anche della lotta tra il bene e il male. La geografia nasce nei primi secoli del cristianesimo, attorno al secondo secolo d.C. Inizialmente i santi vengono ricordati in date precise del calendario, sono tantissimi, liste interminabili. In seguito anche nel corso della celebrazione liturgica, una volta redatte le prime biografie dei martiri cristiani. La vita è romanzata, la morte è terribile, ma la fede sempre incrollabile. È nel Medioevo che la geografia diventa un genere letterario vero e proprio, si sviluppa dentro i conventi. Gli amanuensi trascorrono giornate intere a copiare manoscritti sulle vite dei santi. La geografia è una testimonianza storica fondamentale che consente di comprendere meglio la mentalità, le credenze e le pratiche religiose di epoche lontane. Oggi la parola si usa spesso in senso lato. È la biografia di un personaggio famoso piena di elementi fantasiosi e fiabeschi. Una narrazione poco obiettiva che non offre una rappresentazione autentica del protagonista. Se quello che sto dicendo non ti ha annoiato troppo, valuta l'opportunità di iscriverti al canale. A te costa poco, ma per me è un grande incoraggiamento a fare ancora meglio. E allora dai, lascia un commento qui sotto e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. Quando dunque parliamo di agiografia, innanzitutto non confondiamola con la geografia e poi lasciamoci travolgere dall'etimologia irresistibile di questa parola, che ci riporta di colpo alla vita integerrima di persone eccezionali, modello di virtù e di dedizione straordinaria.